Buongiorno amici, oggi finalmente una giornata di relax. Oggi andremo in giro con Carolina con le gomme nuove e andremo, credo, in direzione Colle di Tenda. Così credo, perché hanno organizzato stavolta tutti i ragazzi, tutti gli amici, mi hanno detto vieni con noi e via. Quindi adesso mi preparo e poi partiamo. Volevo dirvi che ho notato che molti di voi guardano i miei video, ma tantissimi non si sono iscritti al mio canale. Ragazzi, iscrivetevi al mio canale, datemi una mano a far crescere questo mio progetto. A voi non costa nulla, niente, 0, ma così mi date una mano a far crescere questo mio canale. Bene ragazzi, ci vediamo dopo la sigla. Ciao! Tanto per cambiare, l'appuntamento con i ragazzi dove poteva essere se non al distributore, all'area di servizio anche, Nichelino Sud, e quindi tanto per cambiare ci vediamo qui, vediamo se sono già arrivati, penso di sì. Io sono in perfetto orario perché l'appuntamento era alle 9. Sì, sono qua. Ah, ci sono tutti. Ci sono tutti, eccoli qua. Ma c'è anche Marino, ma ci sono tutti, c'è tutti, guardali. Ciao ragazzi, ciao, sono tutti qua, guardate che belli che sono, c'è anche il buon Marino. Eccoli. La bellezza di sti ragazzi qua è sfolgorante. Col cuore! Col cuore. La pipì, Sì, sì. La pipì qua, un attimo. Come il cane. Eh sì ragazzi, a meno scherzare. Comunque, ci andiamo a prendere un caffè e poi partiamo. Sì, ci fermiamo più avanti a fare. C'è il nostro amico Gianluca che forse patisce un po' la salita, o sbaglio? No, no. Pianura questa. È pianura, boh, e allora non la sta patendo, meno male. Guarda, con quale andare
vigoroso, va su fino alla fortezza. Allora, siamo arrivati al forte centrale o forte di Colle Alto. Siamo per esattezza sopra Limone Piemonte e siamo all'imbocco della Via del Sale. Dicevo che questo forte centrale è un forte che si trova presso il Colle di Tenda, come dicevo poco fa. In seguito al passaggio di quasi tutta la contea di Nizza alla Francia, esclusi i territori di Caccia Sabaudi, del Mercantour e l'Alta Valroia, nel 1860 il Colle di Tenda si trovò a una ventina di chilometri dal confine con la Francia sulla via Marenca, importante strada che collega Ventimiglia a Cuneo, oggi chiamata appunto la Via del Sale, attraversata inoltre dalla ferrovia Cuneo-Limone-Ventimiglia. A causa di questo fatto l'Alta Valroia si trovò in parte indifendibile da un possibile attacco francese, è per questo motivo che nel 1881 il Regio Esercito decise la costruzione del forte. Il forte venne costruito tra il 1881 e il 1885 e venne progettato da Giuseppe Maggia e Bartolomeo Mersi. Nel 1900 venne costruita invece la teleferica lunga 3,2 km che collegava il forte ai suoi magazzini. Passato la Francia in seguito al Trattato di Parigi nel 1947, oggi questo forte vede soltanto i ruderi, anche se è completamente visitabile. Venne distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo forte è accessibile purtroppo anche ai mezzi meccanici e a volte può capitare, a me è capitato una sera mentre mi trovavo qui, di trovare anche in questo luogo parcheggiati dei camper a sostare per la notte. Questo forte, per la sua bellezza e per la sua posizione, potrebbe vedere un restauro completo in modo tale da poter offrire ai turisti un ambiente, un paesaggio del tutto particolari nel suo genere. Quelle che voi vedete alle mie spalle sono delle feritoie che venivano utilizzate dai soldati per difendere la valle italiana dagli attacchi, dai possibili attacchi francesi. Infatti dalle feritoie si vede tutta la vallata e quindi era un punto strategico per la difesa del territorio italiano. Mentre questa parte che voi vedete alle mie spalle era tutta utilizzata per quanto riguarda gli alloggi dei soldati, gli uffici, la mensa, la foresteria, e qui praticamente i ragazzi passavano la maggior parte del loro tempo. Mentre questo piazzale qua è la classica piazza d'armi dove i ragazzi, i soldati, la mattina si adunavano per l'alzabandiera. Siamo nella parte bassa del forte centrale, presumibilmente questa era la zona in cui i soldati depositavano le armi, le munizioni. Inoltre nel piano ancora inferiore c'era la cisterna, infatti questo sistema qua era un sistema che serviva per la raccolta delle acque piovane e infatti arrivava l'acqua dall'alto, scivolava, andava giù, fino ad arrivare dove c'è la cisterna che si trova sotto i miei piedi. Per qualcuno può sembrare strano, ma quello che voi vedete davanti a me, anche se è un po' mal ridotto, era un antico servizio, un vecchio water, un gabinetto per intenderci. Ovviamente non ci si sedeva, ci si accovacciava e si facevano i bisogni. Come potete vedere, chiunque può venire qua e non c'è nessun ostacolo, magari mettere qualcosa per aggiustarlo, per far sì che qualcuno non si faccia male. Credo che sia un po' pericoloso, anche perché vedete si cammina e qua può crollare tutto in qualsiasi momento. Io non vado avanti onde evitare crolli improvvisi. Mi raccomando, occhio a dove mettete i piedi, perché all'improvviso si presenta sul vostro cammino questo qua. È un buco, è anche abbastanza profondo e purtroppo giù in fondo c'è tanta immondizia, tanta spazzatura. Peccato che queste meraviglie vengano lasciate così all'abbandono.
Fino adesso abbiamo visto le casermette del forte centrale, qui alle mie spalle abbiamo il vero e proprio forte centrale, sempre a difesa del confine italo-francese. Infatti da questo forte si riesce a godere, si riesce a vedere tutta la vallata di Tenda, e in fondo alla vallata c'è il comune di Tenda che è in territorio francese. Adesso andiamo a vedere in che stato è il forte centrale. Poco fa mi sono dimenticato di dire che il forte centrale con le casermette si trova a una quota di 1926 metri. Quello era l'ingresso principale del forte. In passato sicuramente c'era un ponte levatoio che è stato tolto credo per motivi di sicurezza, anche se all'interno del forte si può entrare tranquillamente passando da una delle tante finestre che ci sono in giro, ovviamente non dalle feritoie perché lì non si passa, ma più avanti ci sono delle finestre e da lì si può tranquillamente entrare. Siamo entrati all'interno del forte. Devo dire che qui è un paesaggio un po' particolare, strano. Anche qui è tutto diroccato. In alcuni casi i tetti sono ancora in ottimo stato, però il resto del forte ovviamente è malandato. Per entrare c'è una piccola finestra dove si riesce a entrare, non c'è nessun cartello, nessun divieto, quindi si entra tranquillamente. Il forte, devo dire che i tetti del forte sono ancora ben messi, sono ben messi. Andiamo a vedere l'interno. E anche qui, questo qua si vede chiaramente, vedete, il tetto è ben messo. Queste sono alcune delle stanze. È un forte, sì, particolare. Credo che questa qua fosse la cucina, la dispensa, non lo so. Qualcuno scrive qualcosa. Guardate là, tutte le stanze collegate l'una all'altra. Vedete? La struttura presenta un corpo centrale, che è questo qui, e poi tutto attorno c'era la struttura che serviva da difesa del forte. Quindi molto probabilmente al centro della struttura, quindi nella parte centrale, c'erano magari alloggiati gli ufficiali o comunque gli uffici più importanti, che diciamo quella zona che doveva essere difesa maggiormente, mentre tutto attorno all'edificio ci sono le feritoie in ogni stanza, quindi qui i soldati venivano lì a difendere il forte, che si sviluppa su 3 piani in alcuni casi, in 2 come questo in alto, quindi si vede lì sono 3, qui sono 2, qui abbiamo un'altra struttura dietro. Sicuramente da qualche parte ci saranno anche le scuderie dove c'erano alloggiati i muli. Comunque io adesso vado perché non voglio continuare a stare qua dentro, perché non mi fido più di tanto. Bene, io vado. Un'altra cosa che si può notare dal forte è che la parte con i 3 piani, quindi le feritoie con i 3 piani, è tutta rivolta verso la parte francese, mentre dall'altra parte giù in fondo la parte con i 2 piani è rivolta verso la parte italiana. Quindi questo sta a significare appunto che questo forte era destinato alla difesa del confine italiano dai francesi, che non sono stati mai alleati con gli italiani, anche se adesso, dopo la seconda guerra mondiale, questo territorio è stato ceduto alla Francia, come ho detto poco fa. Allora ragazzi, abbiamo finito di pranzare allo chalet delle Marmotte, che si trova, diciamo, all'imbocco della via del Sale. Noi con calma, molto con calma, prendiamo le moto e ci avviamo verso casa.